Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con i miei acquisti. Fablinker saluta. Ciao, ciao a tutti. Allora ragazzi, c'è un piccolo problema, non vorrei deludervi, ma su tutti questi acquisti c'è solo un gioco, quindi ve lo faccio vedere per prima, poi se volete uscire. Tra l'altro un gioco preso da Gaming Life, Sì, così a caso. Però vabbè, ovviamente ci sono acquisti che anche se non sono videogiochi sono inerenti al mondo videoludico. Vabbè, però certo, vabbè, cioè, nel senso, io il gioco ve lo faccio vedere per prima, poi faccio vedere tutto il resto. Te lo passo? Yes. Eccolo qua. Allora, il titolo è questo qui, detto Threat, che l'ho sempre visto su Vinted, mi ha sempre incuriosito, però non l'ho mai comprato. Questa volta l'avevamo visto da GameStop tipo A 10 euro? forse tipo 11-12, una cosa del genere, e quindi ho detto, sai che ti dico, stavolta è la volta buona che lo prendo, perché su Vinted tanto alla fine dei conti va lo stesso prezzo, però in più pagavi la spedizione. Appunto. Quindi che senso c'ha? Uno Lo fa, prendi lì. giustamente. E lo volevo provare, poi se mi farà cagare niente si vende. Male che vada. Semplice ma efficace. C'è sempre la strada della vendita. Comunque, Poi, ecco perché ragazzi noi amiamo le copie fisiche, perché se non ti piacciono le vendi. non ci spendi più niente. Invece il digitale compri, non ti piace, che fai? Lo lasci lì, non puoi più guadagnarci, o quantomeno riprenderci quello che hai speso. Porca miseria. Allora, che ti passo? C'ho un piccolo problema. Allora, passami intanto quelle, dai, che stiamo sempre a tema giochi. Allora, ragazzi, ho comprato, che già avevo le prime, che erano di Resident Evil 2. Le monete, ecco, stavolta ho preso quelle di Resident Evil 8. Ora io non so come farvele vedere, però ci proverò. Adesso le metterò un po' a cazzo di cane, giusto per farvi vedere come sono. Il senso, ecco. Però le ho volute prendere perché mi mancavano in collezione. Ovviamente qui c'è tutto Resident Evil 8 Village e bla bla bla. Poi vabbè, dovrò comprare praticamente tipo una specie di espositore che già ho per le altre monete. Mm-hmm. Tra l'altro ho anche le chiavi, e quindi magari ve le farò vedere in un prossimo video. Tra l'altro però bellissime quelle chiavi, sono stupende. Tra l'altro io ho anche la chiave tipo del portone principale come cavolo si chiama? Castello. Della stazione di polizia. No, della stazione di Quello polizia. il Castello è dell'8, sì. La stazione di polizia. Magari Recon City. Sì, la stazione di polizia. Sì, e quindi magari ve li farò vedere in un prossimo video perché sono troppo carini. Poi mi passi sempre questo, che in realtà questo è bello, Allora, non so come spiegarvi, non fa parte dei videogiochi, ma parla di videogiochi. Sì. È un film, Stay Alive, per chi non l'ha visto andatevelo a vedere perché per me ci sta di brutto. Ecco, non è un capolavoro, già lo dico. Non è un capolavoro, ci sono tanti buchi di trama, dura anche poco in realtà. Però è un titolo che io avevo visto, non so se voi vi ricordate, se siete abbastanza vecchi, che ai tempi facevano tipo le Horror Night su Italia 1. Tipo dalle 11 in poi, e facevano un botto di film horror. Io ho scoperto questo film così quando ero piccola e mi è piaciuto da morire perché praticamente in sostanza, adesso io non faccio spoiler, è scritto anche sulla copertina, praticamente se muori nel gioco muori anche nella realtà. Esatto, e quindi questa cosa mi intrippava il cervello, devono salvarsi in un qualche modo. Esatto. E tra l'altro ci sono anche tanti riferimenti, tipo ad esempio ci sono i negozi dove va lo sceriffo, diciamo così, non viene il termine. Negozio dei videogiochi, sì, tipo un Blockbuster tipo. Esatto, e si vedono tipo tutte le console, i videogiochi dietro. Tra l'altro c'è la PlayStation 2, perché poi a fine film, non faccio spoiler, ma si vede proprio la PlayStation 2 con questo gioco. Adesso alla fine lo spoiler l'ho fatto, vabbè. Però non lo so, è una figata. Non è uno spoiler sulla trama, è uno spoiler che c'è. Cioè nel film c'è la storia del gioco proprio Stay Alive, cioè come se avessero fatto un gioco. Esatto, cioè è una cosa bellissima. Poi, purtroppo è una replica e hanno perso un'opportunità per fare un qualcosa di interessante. E infatti anche su questa cosa mi intrippo il cervello perché dico è un'occasione sprecata. Vabbè, comunque. Che gioco era sarebbe stato molto interessante. Sì, anche perché era pure multiplayer, non solo single player, anche ora come ora quanto cavolo andrebbe una roba del genere. Appunto, vabbè. Comunque è un film molto visionario secondo me sul futuro dei videogiochi, che non si
che se ci pensi dici cavolo, alla fine... Poi tra l'altro penso sia anche molto ispirato, perché anche nel film stesso citano diversi giochi, anche Sì. tipo Silent Hill 4, Sì. perché a quei tempi era uscito Silent Hill 4, oppure avevano Fatal Frame, avevano Sì. citato Fatal Frame. Cioè effettivamente è un film che secondo me ci sta per tutti i videogiocatori da guardare almeno una volta nella vita. A me è piaciuto tantissimo, non l'avevo mai visto. Prima volta che l'ho visto. Insomma, la cosa principale di questo film è che siccome è un fuori catalogo e vale tipo 30-40 euro, io l'ho comprato 2,90 €2,90. perché Non 29, praticamente- 2,90. No, 2,90 perché praticamente avevo salvato la ricerca su Vinted, perché speravo nella botta di culo, perché ovviamente parlo della versione italiana, perché se va a prendere la francese o le altre lingue non vale un cazzo, perché lo mettono pure a €1. Quella italiana vale così tanto e quindi speravo sempre una botta di culo, perché siccome so che c'è molta gente ignorante sui DVD, ma così in realtà su tutto, però sui DVD in particolare c'è molta gente che non ne capisce niente, ho detto magari trovo qualcuno che lo vende a poco, perché tutta la gente che mi spuntava che lo caricava lo mettevano dai 20 in su. Esatto. E anche quello a €20 lo vendevano tipo subito. A me è spuntato sto tizio, tra l'altro non nella ricerca, ma è spuntato nella home, così a caso, sono entrata su Vinted e mi è spuntato. Ho detto vuoi vedere che adesso l'ha venduto subito, perché poi Vinted si aggiorna dopo 3 ore. No, l'ho acquistato, ce l'ho fatta, ho detto incredibile. E quindi Acquisto ero troppo contenta. del mese praticamente. Ovviamente l'ho impellicolato, come potete vedere, perché oh. figurati, cioè nel senso. Che poi anche in streaming non si trova nei cataloghi, cioè, ufficiali, nel senso. Lo devi andare a vedere illegalmente. Perché quindi c'è infatti è di Medusa Film, Medusa fa parte di Mediaset se non sbaglio. Sì. Mediaset avrà i diritti in Italia. E poi nemmeno loro l'hanno su Sui Mediaset, feed. mi sa. Quindi Non lo non so. ha senso. Non lo so. O forse sì, però è tipo a pagamento, quindi vabbè, a sto punto prendo il DVD, in questo caso ho fatto prima. Conviene. Quante volte lo voglio vedere lo vedo. Adesso io direi di togliere questi. Questi qua? No, di togliere questi. Ok. Perché vi voglio far vedere un po' di acquisti sempre a tema videogiochi che ho fatto tipo tutto in una botta. Allora, ho comprato, raga, i Funko Pop di Silent Hill perché è uscita una wave completa di tutti i personaggi Silent Hill, ovviamente non tutti, però nel senso i più La maggior importanti, parte. anche se manca tipo Harry, sempre del primo Silent Hill, però spero che magari un giorno. Magari faranno Enrico del film. No, che schifo. Quello che si è visto tipo per 30 secondi. No. E quindi li ho voluti recuperare perché avevo l'ansia che prima o poi venissero a costare tipo 80 milioni di euro, e così è, perché tipo ci sono alcuni pezzi che già valgono dai 25 in su, nonostante il prezzo base dell'uscita era tipo di 16. Ma con Silent Hill merchandising è sempre così. Sì, e quindi ho detto li recupero, fa nulla, tanto avevo fatto un po' di vendite su Vinted, avevo dei soldi in più da spendere a cazzo di cane, quindi ho detto vabbè, sai che ti dico, li prendo perché li voglio, ci tengo. E quindi partiamo con la prima, che è Alessa. Tra l'altro non vedo l'ora che esca il remake, raga, lo portiamo sul canale. Sta arrivando. Sicuro. Pian piano, fatelo arrivare, ma con calma. Bloober Team non ci deluderà mai. Fu così che invece uscì una merda. Comunque. Poi ovviamente ci sta Games, giustamente, con la sua dorata mazza, che poi non è una mazza ma è un pezzo di legno, vabbè. E ovviamente qui ci sono gli altri due personaggi sempre di Silent Hill 2 che ovviamente adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Partiamo con l'infermierina. Con l'infermiera. Guarda che carina che... Poi vabbè, io ci ho avuto la sfiga che... Vedete sto dettaglio qua? Ecco, questo di qua è un difetto. Ovviamente chi lo doveva prendere difetto io. Cioè, tra tutti i Funko Pop che hanno spedito, quello più brutto lo spediscono a me, però non ci fa niente, non ti preoccupare, non ti lamentare. Bene. Per 15 euro che ti lamenti? No, perché tanto lo so che valgono meno di 15 euro. Poi, questo di qua che è super mega gigante, che è Pyramid Head, io pensavo costasse, cioè tipo costava 18 euro anziché 16. Io pensavo che costasse di più solo perché è Pyramid Head, invece no, perché c'è proprio la scatola gigante, anche se il Funko Pop è di dimensioni normali. Quindi io vorrei capire il senso di sta cosa. Comunque non so se si vede, ma ci sta l'infermiera lì dietro. Ma non so se si vede perché io non la vedo. Però ci sta l'infermiera che tiene lui in mano. È troppo bellino, penso che questo sia il mio preferito. No, questo è bellissimo. Se c'era Harry, probabilmente il mio preferito era Harry, ma non c'è. Ma però questo di Pyramid Head è veramente iconico e soprattutto molto bello. Passo prima a questo qui. Sì. Qui c'è Ether di Silent Hill 3. E poi, come ultimo pezzo, c'è il coniglietto. Il coniglio.
Ora voi vi starete chiedendo, ma dov'è la Lion Figure? Non ce l'ho, raga, non l'ho presa perché quella di lì non c'era su Amazon, era solamente esclusiva Funko. sul sito di Funko. Maledetti. E quindi, cioè, non lo prendo onestamente perché tu dici, hai speso così tanto, ti confondi per quella? Sì, perché veniva a costare tipo 25 euro con la spedizione, onestamente. No, ma non c'ha senso. Non ha senso, a sto punto aspetto che qualcuno la metta su Vinted, che tanto sicuramente qualche scemo ci sarà, perché già ne ho visti di gente che, cioè tipo anche questo mi è spuntato l'altra volta che uno l'aveva messo sui 12 euro, che senso c'ha, lo compri a 16, dopo 2 settimane dall'uscita lo metti a 12, quindi qualcuno sicuramente lo venderà, lo prenderò lì così C'è risparmio. qualcosa di strano in questa roba, li avranno rubati da qualche parte. Non lo so, probabile. In qualche magazzino. Finito Funko Pop Silent Hill. Bellissimi tra l'altro. Stupendi, facciamo applauso. Non posso, le mani Non puoi. impegnate. Mi passi questi 3 che, raga, siamo andati in un mercatino dell'usato. Una alla volta. Sì, siamo andati in un mercatino dell'usato e ho trovato queste figure della Marvel che praticamente lei faceva uscire a Hachette, se non sbaglio, non mi ricordo. Vabbè, io c'avevo Captain America e Iron Man. Ovviamente sì. Il mio amore è Iron Man, ce n'erano ancora tante di uscita, ma non le avevo. Però intanto vi faccio vedere questa di Moon Knight, il prezzo tipo 7 euro l'una? Moon Knight 6 euro, 6 euro e le altre due 7 perché erano scontate tipo già le avevano scontate di un po' e poi altro dopo 50%. Dopo un mese scontano di nuovo e quindi tipo le ho pagate 6, 7 e 7. Moon Knight, raga, se non l'avete visto, la metà di quello che avessi pagato all'uscita, anche di meno. Sì, perché tipo mi sa che vabbè, la prima uscita era 4 euro, mi sa. No, euro. però le altre erano 17 le altre euro. erano tipo 17 euro e quindi onestamente ne vale la pena, anche perché poi pesano un botto. Infatti sono fatte anche bene secondo me. Sì, abbastanza. Raga, se non avete visto Moon Knight, anche se non vi piace la Marvel, non c'è bisogno che vi guardate tutto il resto, tutto l'ambaradan che c'è dietro, perché la potete vedere anche senza aver visto il resto. È bellissima e guardatela in inglese. È di una bellezza stratosferica, per favore. Confermo. Non è vero, non l'hai mai vista. Appunto. Raga, per però favore. Confermo, mi fido di te. È bellissima. Guardatela, è stupenda. Poi ti passo il cuore. Sì. Il cuore di Iron Man che... Guardate che bello. Questo degli Avengers. È bellissimo. Ho detto per quello che lo sapevo. Io piango, sono troppo belli. Poi mi piacciono questo fatto che hanno le teche così non si sporcano, adoro. E poi c'è il primo cuore di Iron Man. Iron Man 2. Di Iron Man 2. Quindi è uno dei primi cuori. Bellissimo. Tra l'altro c'è anche la plastica dentro questo, perché non riesco ad aprirlo. Ce lo vorrei aprire ma non riesco per togliere la plastica, quindi lo lascio così. È il primo cuore di Iron Man. Comunque io innamorata, il reattore Arc. Per questi prezzi tanta roba. Ovviamente c'erano anche i giornalini, sottolineiamo. Sì. No, questo mercatino franchising che c'ha questa tipologia di scontistica che dopo un po', tipo io ho trovato dei DVD anche a €1 che valevano 20 euro. Insomma, sono belli questi mercatini, sono interessanti. Partiamo con gli ultimi tipo 5, sono 5 sì, 5 Blu-ray, non sono a tema videogiochi ma comunque li includo in questo video perché non saprei quando farveli vedere. Allora, abbiamo Oibo. Uibu, dici sempre male, lo fa apposta. Lo faccio certo che lo faccio vabbè, apposta. questo di qua è un film comico, una commedia. È bellino però. Fantasmino fifone, fa troppo ridere. Io l'ho fatto vedere a Fablinche per la prima volta tipo l'altro ieri, sì. Ci siamo divertiti un botto, cioè mi ricordavo che era divertente e dopo anni che l'ho visto confermo che è ancora divertente. Lo volevo troppo recuperare perché raga, io sono fatta così, se ci sono dei film della mia infanzia che mi sono piaciuti tanto, che comunque cioè in quegli anni a me mi hanno trasmesso delle cose belle, io li voglio. Quindi Uibu faceva parte di quelli, anche perché non sapevo se effettivamente esistesse il Blu-ray, comunque un film del 2006, invece ho scoperto che ci sta, quindi ho detto lo recupero perché ho visto che su Vinted ci stavano davvero poche copie, quindi ho detto aspetta che lo compro prima che faccio la stronzata come era successo con Small Soldiers, che non l'ho comprato perché dicevo sempre vabbè costa poco, lo recupererò, e invece sti gran cazzi, perché poi adesso è successo il disastro. Adesso costa un fottio di soldi, tipo 80 euro più, e non esistono praticamente più copie, ecco. Quindi brava Giorgia. C'è anche un sequel di questo. Abbiamo scoperto. Sì, l'abbiamo scoperto tramite un commento su TV Time da un ragazzo che è uscito tra l'altro nel 2022 se non sbaglio. Sì, quindi è recente. Però ancora dobbiamo vederlo. Cioè io ho visto il trailer ma non lo so, non mi convince. Non ti ha ispirato? No, però vabbè. Però comunque ci guarderemo. Ma sì. Ecco. Poi c'è un capolavoro qua. Ovviamente, raga, di chi stavamo parlando l'altra volta? Di chi? Di chi stavamo parlando? Dillo tu.
Allora, di Cristoforo Colombo, sì. Nolano. Inception, anche questo l'abbiamo trovato a un mercatino dell'usato, era tipo sugli 8 euro, una cosa del genere, era scontato del 50 perché l'avevano lì da un botto di tempo e quindi è venuto scontato e l'ho voluto prendere perché mi mancava in collezione. Questo l'avevo visto per la prima volta appunto con Fablinker, mi era piaciuto veramente un botto, di intrippa il cervello, raga, come tutti i film di Nolan, quindi andatevelo a vedere. È uno dei miei preferiti insieme o dopo Interstellar, insomma. È bello. È bello. Anche Oppenheimer stessa cosa. Tutti quelli di Nolan sono i tuoi preferiti. Sì, tranne quelli che non ho ancora visto. Vabbè, certo. Tenet per dire mi è piaciuto tanto, ma non mi ha lasciato qualcosa come Inception, Interstellar, Oppenheimer. Tenet mi ha lasciato bello, ma non troppo. Bellissimo, veramente bello, però troppo incasinato. Non so, devo essere onesto, mi è piaciuto molto Tenet, così tanto che infatti volevo recuperare la Steelbook su anche Vinted. io. Mi è piaciuto veramente tanto, e è anche vero che alcune cose io già l'avevo capito, infatti te l'avevo detto, ma non è che è tiri tip e tiri top, alla fine si è scoperto che erano davvero così. Certo. Quindi diciamo che rispetto agli altri titoli è anche molto più intuitivo, però ti dico, a me è piaciuto tanto. No, bellissimo, assolutamente, però non è tra i miei preferiti. Preferisco, per dire, la trilogia di Batman a Tenet, per dire. Sì. Cioè, non so, Nolan comunque fa sempre bei film. Poco ma sicuro. Questo altrettanto preso al mercatino, anche questo mi sa che era scontato, sì. O forse era... No, forse questo era a prezzo pieno, vabbè. Hercules, che è scontato, secondo me. È il mio film Disney preferito, cioè proprio in assoluto, se io devo sceglierlo della Disney questo. Poi se mi dite Pixar è un altro discorso, perché dico i Toy Story 2 però è imbattibile. Però anche questo qui semplice, ma mi mancava e l'ho voluto recuperare perché avevo il DVD, con il DVD lo vendo. Esatto, che ti conviene. Questo titolino, questo raga, è bello, un film, mamma mia. Guarda. In onda col diavolo. Bellissimo. A me non me ne frega niente di cosa dice la gente, perché la gente per me non capisce niente sui film. Raga, questo di qua l'ho scoperto a caso. Eravamo una sera su Amazon, dovevamo vedere qualche film, ho detto metti questo perché ci sta. E io appunto amante dell'horror, del diavolo, non scherzo. No, amante dell'horror, ho detto vediamolo. Raga, mi sono intrippata di brutto. Sarà il contesto, sarà, non lo so, tipo questi anni, cos'erano, tipo anni 90, anni 80, sì, tipo sti colori così bellini, in un contesto veramente, cioè un film strano ma bello. Mi è piaciuto un botto, cercavo il Blu-ray, però tipo stava sui 15-20 euro. L'ho trovato da un tizio che l'aveva messo anche lui tipo a 2,90 euro. Pazzito, quindi totalmente. Non lo so la gente che problemi abbia, però anzi forse che ho sbagliato, 2,90 euro è stato questo. Stay Alive è stato, mi sa, tipo 1,90 euro. No, 2,90 euro pure Stay Alive. Sei sicuro? Sì. Che poi non so perché metti 3 euro, no? Perché gli piace così. Magari qualcuno cerca a prezzo, mette 2,99 euro, capito? Non lo so, giusto. O sotto i 3 euro. Si sentono nel negozio. E quindi raga, io ve lo consiglio, veramente un titolo spettacolare. No, un film bellissimo e mi ha ricordato molto un po' è come se questo film l'avesse girato Remedy. Vero, minchia, hai ragione, è vero. Che ha queste cose particolari, è da vedere, perché così capite. C'è questa narrazione un po' strana. È tipo all'Alan Wake, è vero, sì. Un po', si assomiglia. È vero, però... perché ancora quando l'avevo visto non l'avevo giocato ad Alan Wake, però adesso che l'ho giocato mi ci stai facendo pensare effettivamente. Si assomiglia. Sì. Cioè, almeno la genialata. Sì. Sembra un po' Remedy, quando fa queste genialate molto qua. Molto bello. Poi vi faccio vedere l'ultimo. Guardatelo perché sennò ci arrabbiamo. Esatto. Vi faccio vedere l'ultimo titolo. Questo l'ho preso 2 euro. Io non so come la gente che problemi abbia. 2 euro, Mordecai. Ora non è un film perfetto, non è un film chissà che film. Però a me piace Johnny Depp. Che è la Steelbook, quindi tanta roba. Sì, ed è in italiano. Johnny Depp è uno dei miei attori preferiti, se non diciamo quello principale. L'ho visto a 2 euro, ho detto sai che ti lo recupero perché è un film che ho visto anni fa. Ho detto onestamente non mi ricordo molto, ma mi ricordo che mi era piaciocchiato, quindi ho detto sai che ti dico 2 euro di Steelbook, che fatene privi, perché ho visto che tipo ne vale 20-25, ho detto vabbè me la prendo per 2 euro.
onestamente, la metto in collezione, quindi andrò bella a impacchettare. Poi ce lo guardiamo prima di impacchettarlo. Sì, certo. Io devo ancora, non l'ho mai visto. Mannaggia. Ragazzi, nell'inquadratura non c'entrava tutto, quindi ho messo, diciamo, L'essenziale, sì. Niente, fateci sapere cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. È stato un video un po' strano perché effettivamente di videogiochi non ce ne sono stati se non uno. Però sono cose inerenti ai videogiochi. Diciamo che ho voluto fare il video anche per far vedere i Funko, che magari qualcuno, che ne so, li vuole comprare, prima li vuole vedere come sono dal vivo, ecco. Vero. Quindi ho detto ci sta, comunque si parla di Silent Hill. Però per il resto lo so, è un po' così, però fateci sapere. Alla fine i nostri acquisti nasce per far vedere un po' in generale cosa compriamo e per farvi vedere un po' i nostri gusti anche, no? E poi vabbè, Silent Hill si collega bene ai videogiochi come le monete di Resident Evil, come Stay Alive, cioè alla fine dei conti... Sì, diciamo che se tralasciamo questa parte qui, per il resto è tutto inerente. Ma sì. Però diciamo che magari vi aspettate un po' più di acquisti sui videogiochi, ma alle volte io mi concentro anche su altro. E siccome in questi mesi effettivamente quello che ho comprato è stato questo, ho detto vabbè, faccio vedere questo. Cioè alla fine dei conti, sì, il canale si basa sui videogiochi, però i nostri acquisti sono, diciamo, in generale. Ecco. Esatto. E niente ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Alla prossima. Ciao.